Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Budiar per un altro weekend. Oggi sono completamente nudo, non abbiamo il furgone che è in riparazione, siamo con Jimmy, non abbiamo le scarpe, non abbiamo nessun tipo di attrezzatura, quindi oggi tutti i lavori che faremo saranno a mani nude. La situazione di pista ha piovuto ieri sera, ma la pista regge, cazzo, la pista regge incredibilmente. Allora dovrei sistemare i canali di scolo qua per l'ennesima volta che lo dico. Con l'acqua così che è tutto fangoso e tutto, non sarà facile per niente. Ci proviamo. Boh, può andare, andiamo al prossimo. No! Direi che è fatto, pendenza più o meno c'è. L'unica roba che manca è mettere su della terra, ma adesso la terra dovrei recuperarla da qua, ma qua è un pacciugo e è inutile metterla su da qua. Inutile impazzire adesso. Few moments later. Vi faccio vedere un po' la pista col drone e poi dopo iniziamo a lavorare. Dobbiamo tappare il solito buco là prima del salto della fangaia e siamo ancora qua, sempre al stesso punto. Va bene, neanche questo è a posto. Allora qua si è formata una canala perché è all'ombra. Mettiamo su un po' di terra e la sistemiamo. Provare la terra. Fare 1 chilometro per prendere la terra. Basta ragazzi. Oggi la terra è bagnatissima e pongo, non riesco a trattarla, deve essere un po' più polverosa per fare quello che devo fare. Il trattatore di primavera di taglio dell'erba. Vabbè, naturalmente l'ultimo pezzo non l'ho ripreso. Una roba veloce, giusto per pulire un po' la zona qua a paddock e non far crescere troppo l'erba subito.
e dopo smadonnare, quindi roba veloce, già fatto, mezz'oretta, già fatto tutto. 1 week later. Ma come dura il marmetto oggi? È perfetta. Oddio, qua un po' no. Bellissima, bellissima. E qua stilosi 2 salti, 1 e 2, là. Allora, il nuovo ponte che ho messo, perché è molto meglio quel ponte così basculante, un po' medievale, e si gira come i signori, si gira un po' più corto. Lì c'è da sistemare i doppi, le rampette lì sono da sistemare un attimo. Direi perfetto, raga, perfetto. Iniziamo a lavorare un po', va. Iniziamo a lavorare. Beh, non c'è molto da spiegare. Adesso iniziamo a scepare un po' e sistemare i vari cumuli che si sono creati qua, che non vanno bene assolutamente. Perfetto, andiamo all'altro. I picchetti che mi ha preso l'Andre, grazie Andre, comunque vanno bene, ma di supporto. Comunque ci vogliono almeno 4 picchetti grossi tipo questi da mettere ai 4 lati, perché sennò quelli vengono strappati via quando passa la moto. Ho sentito MX Playground in Texas, e che il ragazzo, è da lui che ho preso ispirazione, che ha fatto tutta la pista coperta con i tappeti di erba sintetica del football. Il suo suggerimento per non farli scivolare è aspettare la pioggia, mettere su un po' di sabbia, così si appesantiscono ancora di più, e una volta poi che piove la sabbia si addensa dentro al tappeto e il tappeto non si muove più. Va bene, secondo salto, via di shape. Mi sono autoimposto, adesso che arriva la bella stagione, quindi si può iniziare a girare, di fare i lavori sulla pista poco alla volta. Nel senso, oggi ho fatto i 2 salti là, avevo voglia anche di tirare giù quelle rampe, quelle là, e vedere sotto com'era, sistemare, però poco alla volta, perché sennò vengo qua, lavoro e non giro mai. Adesso mangio, però ho una fame, è già mezzogiorno, e dopo mangiato sistemiamo il tavolo, che è l'ultima cosa qua del paddock da fare.
few moments later. Questa è una roba molto importante che secondo me sta nella cultura di questo tipo di piste qua, ovvero questo. No dig no ride, con le mie doti da writers. Il senso è proprio questo, ognuno qua viene a girare quando vuoi, non chiedo soldi, non chiedo niente. Però impari, anche se non sei capace, a spalare, a sceppare i salti e porti avanti la tradizione, porti avanti la cultura del freeriding e del costruire le piste a mano, cosa che se no va a perdersi man mano. Capire come fare una pista, come ho cercato di fare io in questi video di Woodyard, secondo me è molto importante, uno, e due, è molto bello, e se uno è appassionato di moto, secondo me non dovrebbe essere solo appassionato di moto e basta, deve essere appassionato anche di tutto quello che ci sta intorno. E la cosa fondamentale della moto, sappiamo tutti, è la pista, quindi capire come sistemare la pista è una cosa bella e fa comodo una mano e fa aggregazione anche, lo spalare insieme, il sistemare la rampa, no? Farla un po' più curvata a destra. Uno arriva, non sa come fare, no, io non so fare niente, sono qua io, sono qua anche altra gente che ne sa di più di te e ti aiutiamo, impariamo, così magari anche tu un giorno ti viene lo schiribizzo, torni a casa e ti fai un salto in freeride dietro casa. Questo cartello qua sta alla base di tutto, alla base di tutto il concetto di Woodyard, quindi è molto importante per me. Quindi se venite sapete cosa dovete fare. Hop, no dig no ride. Guarda qua che roba che è successa. The next day. Buongiorno da Woodyard, buona domenica. Non ho fatto tempo ad arrivare che sono arrivato Stefano con la sorpresina. Ste, io ti filmo, Sì. Tranquillo. Ciao, grazie a Ste che ci ha portato la sorpresina. Non ho ancora detto cos'è. Non l'abbiamo ancora tolta. Non ho ancora detto cos'è. La scopriamo insieme. Ah, ma ci abbiamo un Cavalli! Molto bene! Molto bene! E lì abbiamo una rampa. La sorpresa è quella. Non è per denigrare le pit, però ogni volta che viene qualcuno a trovarmi ci sono sempre dei problemi. Oggi non ho filmato molto, sono venuti qua i due ragazzi a portarmi la rampa, sono super mega contento per la cosa. Gli è piaciuta anche a loro la pista, quindi sono contento anche per questo. E abbiamo staccato un po' la spina dai social, da tutte queste robe qua e abbiamo girato. Rampa c'è, adesso dobbiamo capire bene dove metterla. Datemi un suggerimento anche voi se posizionarla prima qua, cioè la mia idea è di posizionarla prima qua e saltare sul piatto e capire anche un po' come spara la rampa, per poi dopo posizionarla esattamente lì e sistemare un po' lì, sistemare il landing, farlo un po' più piegato. Se avete altri suggerimenti scrivetemi naturalmente. Per questo appuntamento di Woodyard è tutto, sta prendendo piede la cosa, tutti quelli che vengono sono super mega contenti della location, dei salti e tutto. Anche Stefano oggi alla fine ha tirato anche il doppio qua, un po' a candela, però ce l'ha fatta, quindi sono alla portata di tutti, basta un attimo prenderci la misura, la mano e iniziare step by step. Da Woodyard è tutto, da Travis è tutto, da Radio Macello è tutto, da tutto è tutto. Radio Macello Trip, come al solito, solo gas. Al prossimo video di Woodyard. Dovete comprate tutto, comprate.
Aiutate a Woody Art.